Ciao a tutti, oggi parliamo di antiparassitari del gatto. Avevo fatto un video sugli antiparassitari del cane che vi metto qua sopra e vi metto anche a fine del video, vi appaiono di solito i video correlati sugli antiparassitari, ma in questo video voglio concentrarmi sugli antiparassitari del gatto, cioè quello che io generalmente consiglio per i gatti in modo tale che se dovete decidere che tipo di antiparassitario prendere, magari vedendo questo video capite perché, per esempio, nel mio caso io preferisco un antiparassitario rispetto ad altri. Gli antiparassitari che noi abbiamo attualmente in commercio per i gatti sono le classiche fialette, pipette spot on, poi abbiamo i collari e poi abbiamo le compresse. E poi abbiamo degli spray che però io ripeto sempre, come ho detto nei cani, non apprezzo perché il prodotto deve essere applicato sulla cute e quindi deve essere assorbimento cutaneo, quindi tranne per le compresse, e quindi lo spray rimane sul pelo, quindi non serve tanto. In primis voglio sottolineare questo concetto: l'antiparassitario del gatto è del gatto, non utilizzate mai e poi mai antiparassitari dei cani sui gatti. Mi raccomando, se voi prendete una scatola di antiparassitario sul cane e girate la confezione c'è scritto non usate sui gatti, quella parola non usate sui gatti trasformatele in uccide il gatto, ok? È molto importante, quindi non fate mai l'errore che a volte capita purtroppo, che magari il proprietario ha un cane e dei gatti e mette mezza fialetta al cane e mezza fialette sui gatti e poi uccide i gatti fondamentalmente, quindi mi raccomando. Partiamo subito su che caratteristiche deve avere secondo me un antiparassitario per gatti. Un antiparassitario per gatti deve avere delle caratteristiche ben precise. In primis deve coprirmi per gli acari delle orecchie, che secondo me sono il parassita numero uno per i nostri animali, per i nostri gatti. Due, ovviamente l'ideale sarebbe che sia un prodotto che copra più parassiti possibili, e 3, sia di facile somministrazione, 4, non faccia male, 5, non sia pericoloso. Io di solito consiglio antiparassitario spot on, questo perché in alcune tipologie di spot on, non in tutte, quindi mi raccomando, non è che gli spot on, cioè le pipette sono uguali tutti i prodotti, ci sono dei prodotti, ci sono per esempio i prodotti di libera vendita, quindi senza prescrizione veterinaria, coprono molto spesso solo per le pulci. Io per esempio non li consiglio perché secondo me nel gatto è sì importante la pulce, ma è più importante l'acaro dell'orecchio, quindi voglio un prodotto che sicuramente mi copra l'acaro dell'orecchio dal punto di vista dei parassiti esterni. Quindi io di solito consiglio, ovviamente in questo canale non posso fare pubblicità, degli antiparassitari che coprono fondamentalmente la maggior parte dei parassiti del gatto. Parassiti esterni come per esempio pulci, acari dell'orecchio, acari della rogna, e parassiti interni come per esempio vermi intestinali, vermi polmonari e la filariosi cardiopolmonare, la filariosi. Ehm, e ci sono anche dei prodotti che coprono anche i vermi, per esempio, che possono colpire anche a livello vescicale, come per esempio capillaria. Eh, Fondamentalmente quindi non esiste né collari né compresse che hanno questa azione, quindi io nel gatto al 99,9% consiglio lo spot on e che deve proteggere per tutte queste cose, quindi non ce ne sono tantissime, ce ne sono di 2 o 3 marche, però esistono su prescrizione veterinaria e quindi vanno applicate una volta al mese e abbiamo una copertura totale. Questo perché? Prima di tutto perché, come vi ho detto, per me il parassita numero uno nel gatto è l'acaro dell'orecchio. Quindi io vedo anche su YouTube tantissimi video di persone che fanno vedere a pulire le orecchie di sti gatti, quando in realtà una volta che hai pulito l'orecchio bene, una volta, che di solito dovrebbe fare il medico veterinario, se tu mantieni fatti gli antiparassitari corretti, gli acri dell'orecchio, il gatto non sa neanche cosa siano. E quindi non ha senso continuare a pulire le orecchie, se non tutto ciò può creare poi delle otiti esterne e anche
la formazione di polipi e neoplasie quando poi gli animali sono più anziani. Quindi mi raccomando, la gestione degli acri dell'orecchio deve essere fondamentale nel gatto. Ho fatto un video, ve lo metterò poi a fine video, sugli acari dell'orecchio, sull'importanza della gestione degli acri dell'orecchio. L'altra cosa, avendo con un unico prodotto anche la protezione dei vermi intestinali, vermi polmonari, andiamo a toglierci un sacco di problematiche, della filariosi, quando poi il gatto magari ha una problematica, perché noi sappiamo che su quelle è abbastanza coperto, quindi ci aiuta nell'eliminare delle diagnosi differenziali quando abbiamo per esempio un gatto che ha delle problematiche polmonari. Andiamo subito a eliminare magari dei parassiti come per esempio i vermi polmonari, che possono dare una sintomatologia polmonare. Altra cosa che fondamentalmente mi piace dello spotone, secondo me, è anche la facilità con cui si mettono in realtà nel gatto, avendo questo folto pelo. Se uno sposta bene il pelo e l'altro lo applica, poi si chiude, è difficile che poi il prodotto rimanga troppo lì. È chiaro che il gatto è infastidito da questo tipo di azione, perché è un gatto e si sa, anch'io ho 2 gatti e non è che apprezzano, una sì, una non dice nulla, l'altro sembra che gli abbia dato una coltellata al cuore, però è chiaro che lo si fa chiaramente per il loro bene. Non mi piacciono i collari, anche se i collari di nuova generazione hanno il punto di rottura, perché a me l'idea del gatto col collare non piace particolarmente, ho sempre paura che possa rimanere incastrato. È vero, ripeto, che ci sono i collari nuova generazione che si dovrebbero rompere, però non amo troppo questo genere di prodotto. Vanno bene perché chiaramente ti possono dare una repellenza, però mentre magari lo spot-on meno, da quel punto di vista lì, però io non amo i collari nei gatti, soprattutto perché anche lì in commercio ci sono dei collari che funzionano poco o nulla, magari impregnati di prodotto che creano poi delle dermatiti a causa dell'utilizzo del collare, quindi non sono dell'idea di utilizzare il collare come antiparassitario nel gatto. Recentemente sono apparse anche delle compresse. Una volta esistevano delle compresse che uccidevano le pulci. Diciamo che queste compresse avevano un po' un effetto collaterale che potevano dare vomito, mentre invece adesso ci sono delle compresse che hanno un altro tipo di principio attivo, che addirittura fanno anche potenzialmente gli acari dell'orecchio, e tutti gli acari in realtà, quindi anche gli acari della rogna notoedrica, che sono facilmente appetibili e si danno una volta al mese, rispetto invece agli altri che magari avevano un uso più frequente. Ma soprattutto davano vomito quelle altre, mentre invece queste di nuova generazione raramente danno vomito. E può essere una soluzione soprattutto sia per i gatti che per esempio gatti che vivono all'esterno, che non sono facilmente ehm, addomesticati, perché si possono mettere nel cibo. L'importante è stare attenti, dare una compressa a uno, una compressa a un altro, di non mettere cibo da tutte le parti con 1700 compresse, perché altrimenti vanno in sovradosaggio. L'unico svantaggio secondo me che hanno le compresse è che non fanno tutto, quindi chiaramente se la mia preferenza rimane sempre lo spot-on sul gatto, poi ovviamente se non c'è la possibilità di applicare il prodotto perché il gatto è imprendibile, è meglio dare la compressa, almeno si tiene pulito anche l'ambiente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Voi che tipo di antiparassitario mettete generalmente? Io, ripeto, cerco di scegliere uno spot-on che mi copra più cose possibili, in modo tale che sia uno strumento di protezione del gatto e sia uno strumento anche diagnostico in realtà, perché quando c'è il problema noi abbiamo già un'idea che quel gatto è protetto per determinate patologie. Spero che questo video vi sia piaciuto e io vi ricordo che se siete interessati a seguire questo genere di video iscrivetevi pure sotto al canale, c'è il tastino iscriviti, e se volete supportare questo progetto mettete un bel mi piace. Un saluto a tutti e alla prossima.